Quindi ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò una recensione al volo. Voglio farvi vedere questo telefonino indistruttibile della Blackview. Già ve ne ho recensito uno simile, fratellino più piccolo, ma un modello con prestazioni base. Questo invece ha delle prestazioni davvero interessantissime. Si sblocca pure con il riconoscimento facciale, quindi basta guardarlo e si sblocca in un secondo. Quindi guardiamo le sue caratteristiche, vediamo la fotocamera notturna che è interessantissima e vediamo appunto come funziona e cosa troviamo all'interno della confezione. Vi ricordo però che vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione per poterlo comprare e spero di riuscire a ottenere anche un codice di sconto. Il prezzo è orientativamente a 350 euro, ma vi lascerò il link per vedere se il prezzo è ancora stabile, perché sto registrando il video qualche giorno prima ovviamente di pubblicarlo, quindi non so se ci saranno poi delle variazioni, ma mettiamolo sul bancone e guardiamolo da vicino. E allora, questa è la confezione con cui viene venduto. Si apre semplicemente facendo scorrere il coperchio verso l'alto e all'interno troveremo telefonino, manuale di istruzioni, un caricabatterie, questo plettro che serve ad aprire i vari sportellini e il cavo USB di tipo C per poterlo ricaricare. Allora, guardiamo come è fatto. Intanto ha questa cornice in metallo sia a destra che a sinistra con queste viti. I vari tasti, questi sono quelli per il volume, questo invece è il tasto per poterlo sbloccare ed è anche un lettore di impronte digitali. Basterà appoggiare quindi il dito semplicemente sulla sua superficie e si sbloccherà subito, ma come avete visto all'inizio si sblocca pure con il riconoscimento facciale. E questo invece è lo sportellino e all'interno troviamo la SIM card. Quindi come vedete non ha la possibilità di espandere la memoria al suo interno. Guardiamo ancora come è fatto esteticamente. Ha questa cornice in gomma, negli angoli c'ha queste bombature per assorbire gli urti. Nella parte posteriore c'è il comparto fotografico. Avrei preferito una cornicetta un pochettino più sporgente per evitare che questa parte si possa graffiare strofinando sulle superfici. Nella parte più in basso invece troviamo questo ponticello per poter mettere un laccetto e assicurarlo al polso. Queste invece sono i fori per l'altoparlante, guardate ancora è bagnato perché l'ho immerso poco fa in acqua. Questo è lo sportellino per poterla ricaricare. Quindi si apre o con l'unghio in questo modo oppure utilizzando il plettro di poco fa e si inserisce il cavo USB per la ricarica. Questo è il microfono e da questa parte troviamo la telecamera frontale per i selfie. Allora sblocchiamolo e guardiamo pure l'interno. Allora troviamo le varie applicazioni, sia quelle preinstallate che qualcuna che ho installato io personalmente. Come sempre fra le varie applicazioni troviamo borsa degli attrezzi che ci permette di utilizzare alcuni strumenti, tra cui il misuratore di decibel, una bussola, questa sorta di livella come dico sempre, per poter mettere qualche mensola, qualche quadro, però io non ho mai ritenuto affidabile questo tipo di misurazione, né questa né tutte le altre misurazioni che ci permettono questi strumenti. Possono darci un'approssimazione, però non fate mai tanto affidamento. C'è il misuratore di passi, ovviamente c'è anche una torcia, la funzione che ormai troviamo su tutti i telefonini, con diverse funzioni, funzione SOS oppure semplicemente l'accensione per poter illuminare, e la stessa funge anche da flash per le fotografie. E a proposito di fotografie, voglio farvi vedere la qualità fotografica di questo telefono. Quindi possiamo semplicemente, aprendo la fotografia, scorrere fra le varie funzioni, arrivare in modalità notturna. Questa modalità allunga i tempi di esposizione, quindi ci dà la possibilità di scattare delle fotografie in ambienti poco illuminati, dando la possibilità di imprimere più luce sul sensore, ma bisogna stare fermi altrimenti la fotografia viene un po' mossa. Abbiamo la possibilità di girare anche dei video in modalità immagine e anche in altre modalità. Abbiamo la possibilità pure di decidere la zoomata, quindi avere una fotografia grandangolare, una foto standard oppure una foto molto zoomata. Bellezza invece applica praticamente dei filtri, ci dà la possibilità di migliorare la fotografia. In modalità altro abbiamo la possibilità di andare su Pro, quindi possiamo agire sugli ISO, sul bilanciamento dei bianchi, tempo di esposizione e tanto altro. Abbiamo anche la possibilità di avere una fotografia 50 milioni, quindi con il massimo della sua risoluzione, perché questo telefonino arriva fino a 50 megapixel. Abbiamo anche la possibilità di scattare fotografie scontornando le varie immagini, quindi facendo prevalere più il colore che altro, oppure mettendo a fuoco il soggetto e sfocando lo sfondo, oppure fotografie in bianco e nero. Ma quello che mi piace in particolare è la vista notturna, non la modalità notturna, quindi la possibilità di utilizzare gli infrarossi e vedere completamente al buio. Spegniamo quindi le luci e guardiamo subito il suo funzionamento in quella condizione. E allora, in questo modo abbiamo il telefonino in modalità normale, quindi non riusciamo a vedere nulla, ma se io metto la modalità vista notturna, improvvisamente riusciamo a vedere tutto, quindi riusciamo a inquadrare di fronte
e riusciamo sia a scattare delle fotografie che a girare dei video. Molto comodo in tutte quelle situazioni dove non abbiamo la possibilità di utilizzare la luce. Ipotizziamo di dover sorvegliare il nostro figlio mentre dorme, abbiamo un bambino neonato, non vogliamo illuminarlo, non vogliamo accendere le luci, basta inquadrarlo con questo telefonino per vedere se è tutto a posto, dorme scoperto, eccetera, eccetera. Ma si può utilizzare anche come videosorveglianza per fotografie particolari, fotografare gli animali senza disturbarli. Insomma, molte situazioni nelle quali effettivamente si può sfruttare questa situazione. Adesso guardiamo anche la qualità audio e video per quanto riguarda la riproduzione dei video su YouTube. Allora ragazzi, mettiamo questo brano per vedere come si sente la musica riproducendo un video da YouTube e poi proviamo a mandare avanti veloce come abbiamo fatto anche con gli altri dispositivi per vedere come recupera il buffering. Allora, mi sembra che si senta comunque bene. Decisamente si sente bene, e voglio farvi vedere anche che in qualunque tipo di angolazione guardiamo il telefonino, comunque il display si vede bene, non ha contrasti, non ci dà difficoltà, riusciamo a usarlo in qualunque angolazione. Adesso guardiamo il gioco delle automobili, vediamo come si comporta a livello di velocità e prestazioni. Guardate pure i colori come sono brillanti, come sono scarso io pure a giocare. Però guardate il videogioco per quanto riguarda i dettagli della macchina, tutte le varie parti si vede davvero benissimo ed è anche molto reattivo, senza lag e senza alcun tipo di rallentamento. Va bene, quindi anche per quanto riguarda il gioco, come vedete, è partito subito, è riuscito ad andare benissimo. Cos'altro farvi vedere? Vi devo fare vedere alcune fotografie che ho scattato, quindi questa l'ho scattata poco fa qua nel bancone, ora ve ne farò vedere altre. Questo ad esempio è un video mentre lo bagno direttamente con l'innaffiatore. Andiamo avanti perché dura un poco. Ok, con l'altro telefonino stavo riprendendo, ma come vedete l'ho inzuppato. L'ho innaffiato direttamente con l'annaffiatore. Vedete, è un pochettino appannato perché purtroppo c'è un particolare che adesso vi farò vedere. Allora, comunque il telefonino resiste anche bagnato. Cosa è successo in questo caso? Come vedete, la pellicola crea un piccolo bordino e la goccia di acqua si va a fermare esattamente davanti all'obiettivo, quindi crea questo effetto lente e non fa vedere nulla. Ma a me interessava più che altro farvi vedere il telefonino sotto l'acqua in modo che se si bagna non si danneggia. Non vi ho fatto vedere lanci, ve li farò vedere direttamente qua sul bancone perché questo telefono mi piace in modo particolare, non vorrei graffiarlo perché, come vi ho detto più volte, il telefono rugged non si distrugge se cade, però ovviamente i vari segni degli urti sulle superfici si vedono. Quindi questa gomma, ad esempio, essendo nera opaca, se strofinasse contro il pavimento dopo alcuni lanci ovviamente si segnerebbe. Quindi siccome non voglio rovinarlo, allora lo lancerò direttamente qua sul bancone. Ma ve lo farò vedere fra qualche minuto. Guardiamo le sue caratteristiche tecniche cercandole direttamente sul sito del venditore. Allora, come vi dicevo, Blackview BV 8800, 50 megapixel di fotocamera, 8 GB di RAM e 128 GB come spazio di archiviazione. Modalità visione notturna, disponibile in 3 colorazioni, quindi con la cornice arancione, nera oppure verde. Allora andiamo direttamente nelle caratteristiche tecniche in basso, quindi modello BV 8800, peso 365 grammi, essendo indistruttibile e impermeabile, resiste alla polvere, resiste davvero a tantissimi maltrattamenti, ha una classe di protezione IP68 e IP69K. Il sistema operativo è basato su Android, il display è 6,58 pollici, 90 Hz, ha una CPU MediaTek Helio G96 con una RAM, appunto come avevo detto poco fa, da 8 GB e una ROM da 128. La batteria è 8380 mAh
e si può ricaricare rapidamente con un caricabatterie rapido da 33 watt. La camera posteriore, come abbiamo detto poco fa, è da 50 megapixel più una camera da 20 megapixel, una da 8 e una da 2 megapixel che serve sicuramente come sfondo per le fotografie del ritratto. Invece la fotocamera frontale è da 16 megapixel, ovviamente ha il wifi, ha il GPS, ha il Bluetooth, NCF, tutte queste varie funzioni degli ultimi telefonini più recenti. Ora guardiamo rapidamente un paio di video in cui lo lancio qua sul bancone, poi vi farò vedere qualche altra immagine mentre è immerso in acqua e adesso ragazzi farò un paio di lanci qua sul bancone, nulla di eccessivo. Simuliamo una situazione normale nella quale un telefonino possa scivolarci dalle mani, quindi lo lanciamo in questo modo, forse un po' più eccessivo rispetto a una caduta standard, telefonino ancora perfetto, quindi continuiamo a maltrattarlo e a lanciarlo. Come vedete resiste pure bene, non ci sono segni, qualche segno come vi dicevo poco fa, ovviamente strofinando rimangono questi segnetti, è una cosa che sinceramente mi dispiace, non si rompe, non si danneggia, ma la superficie non si può non graffiare. Ci sono addirittura telefonini rugged che hanno le superfici liscissime, metallizzate, servono proprio per essere belli da vedere. Nel caso in cui dovessero cadere però continuerebbero a funzionare. Questo, come vi ho fatto vedere, ha anche la funzione di fotocamera notturna, la possibilità di utilizzare la fotocamera con 50 megapixel e quindi devo farvi vedere anche le fotografie che ho scattato, fotografie serali e qualche fotografia al tramonto. Quindi cambiamo di nuovo inquadratura e vediamo le foto che ho scattato. Allora, queste sono delle fotografie scattate al tramonto. Questa è un po' più luminosa, qua ho regolato leggermente l'esposizione, questi erano i colori reali. Come vedete è un po' buio, quindi le zone in ombra non si vedono molto bene, però la zona dove era illuminata ha davvero un bel effetto. Andiamo ancora avanti, in questo caso ho aumentato leggermente l'esposizione per fare in modo che si vedesse pure questa parte, quindi giocando con l'esposizione si può regolare, però le zone in ombra comunque rimangono un po' scure. Andiamo ancora avanti, questo è un altro tramonto, bellissimo in questa strada. Guardate anche i dettagli del riflesso sull'asfalto, si vede benissimo, qua siamo vicino alla Valle dei Templi e forse si dovrebbe vedere il Tempio della Concordia, no, non si vede. Andiamo ancora avanti, guardiamo qualche altra foto, questa foto stupidissima in bianco e nero con la fotocamera selfie per farvi vedere i dettagli anche del sopracciglio, spettinatissimo. Questo è invece uno degli effetti stupidi, guardate come ingrandisce gli occhi. Quindi una foto scherzosa e nulla di che. Questa è una fotografia scattata di sera e in questo caso con la foto standard si vede molto bene. Ho provato a utilizzare la funzione per schiarire la fotografia ed effettivamente si vede un pochettino di rumore, quindi non è sicuramente il massimo. Per qualche fotoricordo può andare bene, però se volete scattare delle fotografie belle da poter stampare, questo effetto sicuramente nella carta si vedrà molto di più. Guardate che differenza, preferisco questa in cui ci sia il cielo nero anziché questa con questo rumore, ma tutto sommato anche zoomando si vedono comunque i dettagli. Considerate c'era praticamente buio, vedete come si nota questo rumore fotografico un po' fastidioso. Questo è un altro selfie, ne ho fatti tantissimi, avete visto che a volte si sfoca l'inquadratura del telefono con cui sto riprendendo, ma in realtà poi le foto che vi faccio vedere sono nitide. Questi sono quindi altri selfie e andiamo ancora avanti, ho fatto diverse prove. Adesso invece guardiamo i video che ho girato. Questo è lo stesso posto dove ho scattato la fotografia, peccato che mi abbia interrotto il passaggio di un camion, c'era un bel panorama e ok, niente, il camion è passato davanti. Adesso guardiamo invece quest'altro video nella stessa serata in cui ho scattato le foto. Come vedete anche i video si vedono bene pure di sera, fluidi. L'illuminazione si regola automaticamente quando passiamo da una zona luminosa ad una zona buia. Ok, qua ci sono delle persone, non voglio inquadrarle. Queste invece sono delle riprese fatte con una torcia che vedrete pure qua sul canale. È una torcia di infrarossi, quindi con il telefonino di infrarossi riesco ad inquadrare anche da lontano utilizzando questa funzione particolare. Tra le funzioni particolari abbiamo anche la possibilità di aprire la fotocamera premendo 2 volte il tasto di accensione e poi possiamo scattare la foto con il tastino smart laterale. Quindi molto rapido nel caso in cui intercettiamo qualche soggetto che ci piacerebbe fotografare o un animale domestico, insomma qualcosa che vogliamo fotografare al volo, basta premere 2 volte e dopodiché con questo tastino scattare la fotografia. Davvero molto utile. Allora ragazzi, lo so, è più divertente quando i telefonini li maltratto, quando faccio vedere effettivamente la loro resistenza anziché qualche lancio qua sul bancone.
però quello che mi interessa è farvi vedere le loro prestazioni, quindi la possibilità di scattare delle fotografie con un'ottima risoluzione, la possibilità di scattare la fotografia velocemente con la combinazione dei tastini, il fatto che sia impermeabile, il fatto che abbia la visione notturna e tutte le altre funzioni che vi ho fatto vedere. Quindi un telefonino che secondo me vale la pena per chi ha necessità di un telefonino indistruttibile che sia anche bello da vedere. Non ha chissà quale funzione particolare oltre alla fotocamera notturna, semplicemente è un bel telefono che resiste bene e che ha delle buone prestazioni. Avrei preferito se avesse avuto la memoria espandibile e qualche altra piccola caratteristica, ma tutto sommato per il prezzo e per le prestazioni che ci dà, insomma. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!